Amici di Moto.it, ciao a tutti dalla bellissima Spagna. Siamo ancora qui con Suzuki per presentarvi l'altra novità Max Enduro del 2017. Dopo la V-Strom 650 tocca adesso all'ammiraglia. Sto parlando ovviamente della Suzuki V-Strom 1000. Qui è nella versione XT gialla con i cerchi a raggi tubeless, senza camera d'aria. Ve la mostro, quindi vedete cerchi color oro abbinati soltanto alla colorazione gialla, mentre bianca e nera anche in versione XT hanno i cerchi a raggi ma di colore nero. Se invece volete la versione base, sappiate che avrà i cerchi a razze, a 10 razze in alluminio. Proseguiamo sull'estetica, perché la V-Strom 1000 cambia nel frontale soprattutto. Abbiamo ancora il faro sovrapposto con i due elementi sovrapposti, il cupolino regolabile, vedete, in profondità in maniera molto semplice su più scatti, e poi anche in altezza però mediante gli attrezzi. Bisogna spostare il cupolino su queste tre posizioni. Però quello che cambia, vi stavo dicendo prima, è proprio il becco, perché il becco adesso è più affilato e si rifà a quello della DR800 che correva anche nella Parigi-Dakar. Proseguiamo nella vista per farvi vedere il serbatoio da 20 litri che non cambia, il ponte di comando anche lui invariato, comunque un ponte abbastanza moderno nei comandi, vedete anche la selezione qui del controllo di trazione. Qui abbiamo la strumentazione molto completa, però alla strumentazione ci arriviamo dopo, finiamo la vista della moto. Proseguendo troviamo il telaio bitravi in alluminio, confermato, un telaio pregevole sicuramente come qualità ma anche come resa su strada, e il motore è sempre il bicilindrico a V di 90 gradi di 1037 cc che ha 100 cavalli, ma adesso è in versione Euro 4. Proseguiamo nella pista con lo scarico. Adesso la moto è un po' sporca perché abbiamo fatto anche del fuoristrada abbastanza semplice. Lo scarico è dotato di valvola parzializzatrice a comando elettronico. Poi guardate che belli comandi, già che siamo su questo lato della moto, c'è il comando del freno in alluminio, pedane del passeggero che possono essere smontate, sella molto comoda, e adesso è rifinita in maniera diversa perché abbiamo questa parte anti sdrucciolevole sui fianchi, sella gialla con la colorazione gialla, faro posteriore a LED. Proseguiamo nella vista anche del posteriore, possiamo vedere le gomme Bridgestone Battle Wing 501 davanti e 502 dietro, che su queste strade spagnole sono andate veramente bene grazie al grip dell'asfalto ma anche alla qualità delle gomme. Proseguiamo nella vista, vedete targata Germania perché arriva dall'importatore tedesco questa moto. L'altra vista, forcellone in alluminio, catena di trasmissione finale ovviamente e cambio a 6 rapporti con frizione a comando idraulico. Qui vedete che c'è il tubo idraulico proprio della frizione e qui il suo comando che la rende molto leggera. Serbatoio da 20 litri, confermato, non cambia rispetto al passato, come tutta la parte posteriore della moto. Qui abbiamo il tasto che comanda il controllo di trazione e i vari menu di informazione della strumentazione. A proposito di strumentazione, eccola qui, abbiamo il contagiri analogico centrale e 2 display digitali che indicano ad esempio la marcia inserita, il livello della benzina, la temperatura del motore, la temperatura dell'aria, l'ora e soprattutto anche il consumo medio, il consumo istantaneo e l'autonomia residua che ci resta con i 20 litri di benzina nel serbatoio. Vi anticipo già che per questa moto Suzuki dichiara dei consumi molto bassi che con un minimo di accortezza superano poi nella realtà anche i 20 km con 1 litro, se non si chiedono troppe prestazioni al motore, perché questo motore è vero che ha 100 cavalli, è una coppia molto sostenuta, ma è proprio la coppia che lo rende piacevole perché già a 4000 giri spinge davvero bene. A parte il frontale della moto, l'altra novità molto importante riguarda l'impianto frenante. Impianto frenante che sfrutta sempre le pinze Tokiko ad attacco radiale, ma adesso grazie alla Bosch su questa moto troviamo anche la piattaforma inerziale che consente proprio alla centralina di leggere l'inclinazione della moto in curva. E cosa vuol dire questo? Che questa moto è dotata del cornering ABS che consente all'ABS di modulare al meglio la frenata anche quando siete con la moto molto piegata e trovate ad esempio un ostacolo in centro alla curva e dovete frenare in maniera molto energica. Questa situazione con l'ABS, con le moto tradizionali, può portare a perdite di grip, di tenuta della gomma davanti o anche di quella dietro. Invece qui abbiamo il cornering ABS che fa lavorare al meglio proprio il sistema antibloccaggio anche a moto piegata. Oltre al cornering ABS, sulla V-Strom 1000 debutta anche il sistema di frenata combinata. Cosa significa? Che con la leva del freno anteriore comandiamo sia i 2 dischi davanti che il disco posteriore, mentre col pedale del freno comandiamo soltanto il freno posteriore. Questo nella guida si sente appena, però migliora il bilanciamento della moto in frenata, perché quando si aziona la leva anteriore c'è un migliore assetto più controllato della moto in frenata, perché anche il posteriore si abbassa in quanto si agisce sul disco posteriore. Adesso però della moto vi ho detto veramente tanto staticamente, quindi è il momento di andare a provarla.
Ed eccoci in sella alla Suzuki V-Strom 1000 in versione XT gommata Bridgestone Battlewing. La moto conferma le doti stradali che già conosciamo e avete avuto modo di leggere su moto.it, quindi è sicuramente una moto molto facile, comunicativa, è un'ottima 1000 stradale. Si conferma comoda, senza vibrazioni, con un motore che scalda molto poco e una buona protezione dall'aria. Il parabrezza, che vi dicevo essere regolabile in profondità, è stato anche rivisto nella forma e migliora la protezione dall'aria. Rimane il serbatoio piuttosto largo tra le gambe, questa è una cosa che può disturbare i piloti più alti, che sono costretti ad avanzare molto con le gambe, appunto con le ginocchia, per abbracciarlo. Il manubrio conferma la piega molto stradale della versione precedente, in particolare le estremità sono piuttosto spioventi e ci sarebbero piaciute un filo più sollevate, secondo lo stile che adesso va per la maggiore delle Max Enduro col manubrio quasi enduristico. Comunque in sella a questa moto si sta molto bene, sta bene sia il pilota che il passeggero, che ha pedane molto basse e una porzione di sella davvero abbondante. Poi vi ricordo che possono essere montate le valigie in plastica che si integrano bene con la sagoma della moto, non sono molto capienti, però non disturbano neanche nella guida cittadina. I comandi sono molto morbidi, la frizione idraulica si comanda con un dito e anche il cambio è preciso negli innesti ed è ben rapportato. In sesta marcia a 130 orari si è circa a 4800 giri. Il motore, come sapete, anche Euro 4 mantiene i suoi 100 cavalli, ma è un motore che si fa apprezzare e dimostra persino più della potenza dichiarata. Perché? Perché a 4000 giri mostra un'ottima coppia. A livello di guida la V-Strom 1000 è una passista davvero azzeccata per i viaggi in autostrada anche col passeggero ad andatura sostenuta, ma si rivela poi magnifica sui percorsi collinari. Vedete come scende in piega, facile e sicura, le sospensioni sono regolabili sia la forcella sia i rovesciati che il mono ammortizzatore, ma vi segnalo già in origine una taratura molto sostenuta da parte della forcella. Vedete che anche in frenata posso pizzare forte, ma l'avantreno non si accuccia. La frenata combinata lavora molto bene. Di solito con le frenate combinate sono piuttosto scettico, perché talvolta nella guida sportiva disturbano l'assetto della moto quando si pizza forte in piega. Invece in questo caso l'azione, vedete, sul disco posteriore è veramente limitata e questo consente di avere un ottimo controllo dell'assetto. La moto si accuccia quando si va a pizzare forte con l'avantreno e quindi in questo caso la frenata combinata funziona molto bene. Il freno posteriore invece continua ad agire soltanto sul posteriore. Il motore, come vi dicevo, è ottimo. Adesso sono in seconda, ma guardate un po' cosa succede se metto in quarta. Metto addirittura in quinta, sono a 2000 giri con un bicilindrico a V di 90 gradi, non c'è uno strappo. Posso andare anche a zonzo guardando il panorama magari col passeggero e riprendo adesso a 1800 giri in quinta a 49 orari. Guardate che roba, riprendo senza uno strappo in maniera molto fluida. È sicuramente il bicilindrico 1000 AV più morbido sul mercato, più adatto alla guida turistica, quindi non ha un picco di potenza massima che impressiona, ma la coppia invece è molto valida e non è affatto lontana da quella delle 1200. Guardate in seconda che spinta ha fuori dalle curve. Sospensioni promosse, ma se non avete bisogno di particolari esigenze io non le toccherei perché vanno molto bene. L'unica cosa sempre comoda è il precarico dell'ammortizzatore, che risulta utile modificare quando si guida col passeggero e con i bagagli, ma la forcella ha una taratura veramente splendida così, un pelo sostenuta. Sul pavé in città potrebbe essere fin troppo rigida, non è questo il caso delle strade spagnole, perché guardate che meraviglia di asfalto hanno in Spagna, beati loro. Non è un caso se le presentazioni stampa avvengono per lo più qui.
Comunque la moto si conferma molto maneggevole, agile in curva. Pensate che la Suzuki, l'ho chiesto a Sato-san, il collaudatore che ha sviluppato questa moto, Suzuki, vi dicevo, ha preferito mantenere le Battlewing al posto delle più recenti Bridgestone A40 perché danno una maggiore stabilità ad alta velocità con i bagagli e si confermano anche ottime dal punto di vista del grip e della tenuta. Guardate, si può piegare, abbiamo toccato spesso le pedane in questa giornata di test, ma in piena sicurezza perché le gomme vanno molto bene. Della frenata combinata vi ho detto, c'è il cornering ABS che però non può essere testato su strade aperte al traffico, andrebbe provato in pista, però fa comodo sapere che c'è a vigilare sulla nostra sicurezza. Il cupolino offre una buona protezione dall'aria, l'abbiamo provato prima in superstrada fino a circa 140 km/h e piloti di 1,80 m, 1,85 m. Per i piloti più alti conviene regolarlo sulle posizioni più alte sfruttando gli attrezzi, non è regolabile come vi dicevo a mano. Aggiungo una parentesi al capitolo della guida della V-Strom 1000 per segnalarvi che questa moto in fuoristrada si guida molto bene in piedi perché è stretta tra le gambe e le uniche pecche arrivano dal manubrio leggermente spiovente, ma soprattutto prestate molta attenzione al collettore di scarico. Vedete che è molto basso perché la luce da terra non è abbondante, quindi sugli sterrati questa moto va senza problemi, anzi ci va persino parecchio bene, però bisogna prestare la massima attenzione alle buche profonde e soprattutto ai sassi per non danneggiarla. Comunque considerate che la V-Strom è una Max Enduro a tutti gli effetti col suo bel 19 anteriore e il fuoristrada lo affronta senza nessun problema. La V-Strom 1000 nasce per viaggiare, però tra le curve regala un sacco di piacere. Vedete come scende in piega, agile, ama essere condotta in maniera fluida, senza frenare troppo bruscamente e senza accelerare come forsennati. Guidata in maniera pulita è veramente una moto piacevole. Su strada è una delle 1000 Max Enduro più belle in assoluto. Vedete la guida com'è rotonda e non manca assolutamente un allungo sportivo. Tra l'altro la cosa che si apprezza in particolare è proprio l'assetto costante, neutro e molto sostenuto delle sospensioni, che non sono per niente le sospensioni flaccide delle Max Enduro di qualche anno fa. Alla fine l'unico difetto, e questo già ve la dice lunga su quanto sia azzeccata la V-Strom, risulta un po' la larghezza del serbatore tra le gambe. Se avesse avuto degli incadi appena più accentuati, i piloti più alti sarebbero stati ancora più comodi, però veramente è l'unica pecca di una moto del complesso assai riuscita. La versione base vi ricordo che costa 12.690 euro, mentre la XT che sto guidando con i cerchi a raggi, in questo caso color oro, arriva a 13.290 euro, quindi si posiziona anche nella fascia più bassa delle moto Max Enduro di 1000 cc. Con questo vi saluto, ve la lascio tutta per voi nei commenti e ci vediamo alla prossima prova Max Enduro su moto.it.